finisce qui. Inter batte Como 4-0. Lautaro Martinez, Thuram, Çalhanoğlu e Carlos Augusto, i 4 marcatori della miglior prestazione stagionale dell'Inter, che demolisce il Como in una gara importantissima. Un grande peso specifico per questa partita, che vale momentaneamente la vetta della classifica per l'Inter in attesa delle prossime sfide di questo weekend. Un grande segnale di forza per la nostra Inter, che affrontava un Como che in campionato non perde quasi mai, che fin qua era la miglior difesa del torneo con soli 7 gol subiti, non aveva mai subito più di un gol in una partita. Oggi ne prende 4 con un Inter che colpisce nei momenti giusti, nei momenti migliori. Subito nei primi 15 minuti la apre con Lautaro Martinez sull'ottimo assist di un ottimo Luis Enrique, di cui tra pochissimo parleremo. Nel secondo tempo, quando il Como sembrava prendere coraggio, quando Fabregas si è gasato, punito subito, e poi l'Inter dilaga nel finale. Qualcuno dirà che è un punteggio fin troppo severo, non lo so. L'Inter ha capitalizzato le occasioni, e a chi mi dice però contro Milan, Napoli e Juve abbiamo fatto questo e quell'altro, ecco, rispondiamo che oggi l'Inter ha fatto la stessa identica prestazione di quella che abbiamo fatto con Milan, Juve e Napoli, nel senso che anche oggi l'Inter ha giocato meglio dell'avversario, con la differenza che in quelle partite lì non siamo stati cinici e cattivi sotto porta e abbiamo subito troppo dietro. Qui oggi l'Inter dietro ha concesso il giusto con un paio di sbavature che ci hanno fatto tremare, ma poi davanti ha punito, soprattutto nei momenti chiave della partita, e questo, Simone, fa tutta la differenza del mondo. Sì, le due differenze, se vogliamo, sono questa, che è fondamentale, e il fatto che oggi si è proprio percepito una Inter che non ha mai abbassato il livello dell'attenzione e della fame. Il gol che fa Çalhanoğlu alla fine è una delle fotografie. Al minuto 81 sul 3-0 siamo in 4 ad andare a mangiare il giocatore del Como che vicino alla linea laterale sta ricevendo il pallone, gli strappiamo il pallone anche con una tenacia da parte di Barella in particolare, ma non solo, visibile, e poi arriva il gol. Nel finale, addirittura anche dopo il 90esimo, c'è un'azione su cui il Como prova a sviluppare sulla destra, torna Bastoni trafelato, raddoppia, rimane lì e chiude. Cioè, oggi l'Inter è entrata in campo, era una squadra in missione oggi, e si è capito che dal primo al 95esimo non ha lasciato neanche le briciole, e quando questa squadra gioca così, non dico che non ci sia nessuno che tenga, perché non è vero, ma di certo devi essere molto forte. Il Como, che è molto forte, ma non è così tanto forte come alcune, e soprattutto non ha probabilmente i valori per riuscire a tenere. Ed è un 4-0 che chiude ogni discorso, secondo me. Sono d'accordo. Qualcuno poi ci dirà che ci esaltiamo troppo per questa gara contro il Como. Il Como però era una squadra, per tanti versi ricorda un po' le sfide, anche il paragone che hai fatto nel corso della partita con l'Atalanta dell'anno scorso, perché questo era un Como che, se oggi viene a San Siro e vince, cosa che poteva fare, perché nonostante qualche problemino di Diao che comunque è rientrato, era una formazione quasi al completo, in fiducia, che gioca bene, che vincendo a San Siro si sarebbe portato in lotta per lo scudetto, senza giocare le coppe europee. È una squadra da tenere seriamente d'occhio, e come abbiamo poi seriamente regolato sempre l'Atalanta, oggi l'Inter regola il Como. Tra le varie immagini che tu hai sottolineato, io aggiungo anche l'esultanza di Chivu sul 4-0. Ti ha dato proprio la dimensione di quanto ci tenesse a questa partita e di quanto sia stato in missione anche lui, come hai detto giustamente. È forse il modo migliore per arrivare alla sfida di martedì poi contro il Liverpool, che sarà fondamentale in Champions League, e ne parleremo. Io parlerei un attimo anche dei singoli, mentre ringrazio De Pica Pica che dice scuse a Luis Enrique, forza Inter. Grazie Pica Pica per il solito supporto e per il commento. Cristian Latini, che 25 mesi di fila con noi, dice li abbiamo cerealizzati, e Fabio che offre un bianchino a Chivu per questa Inter direttamente da Chicago. Grazie di cuore davvero al nostro Fabio. Simo, parlando dei singoli, non posso non partire da Luis Enrique. Luis Enrique, che oggi giocava sotto gli occhi di Douglas Maicon. Ecco, non vorrei sbilanciarmi in questi paragoni che lasciamo fare un po' così ai meme e al divertimento. Cosa criticavamo a Luis Enrique? La poca intraprendenza, che avesse poca fiducia,
Lui, come invece all'estremo opposto era Diouf, che aveva troppa fiducia e quindi aveva commesso qualche errore di troppo. Diouf sta entrando sempre più nei nostri cuori, anche oggi l'abbiamo visto nel finale. Luis Enrique oggi ci ha fatto vedere di avere quelle caratteristiche differenti per cui è stato preso, perché il gol che fa l'Inter, che sblocca la partita dopo aver avuto due grandi occasioni, perché l'Inter va vicino al vantaggio dopo 20 secondi con Lautaro e dopo pochissimi minuti con Barella, il gol arriva come? Con un Como che l'Inter lo fa allungare, con questa tattica delle transizioni, dei contropiedi artificiali, cioè con un Como lo fai allungare molto in modo che Lautaro e Thuram distraggono, adesso semplifico molto, i centrali, e Luis Enrique si prende quel corridoio a destra, lo fa con velocità, con una grande conduzione del pallone in qualità, e serve l'assist per Lautaro Martinez, che segna il 7° gol in campionato, tutti e 7 di prima intenzione. Questa è una curiosità statistica del nuovo del capocannoniere solitario del campionato, tallonato da Calcianoglu, che sale a 6 gol, quindi l'Inter ha i primi 2 marcatori del torneo in questo momento. Luis Enrique, che dopo quell'assist lì è cresciuto sempre di più in fiducia, e a me oggi è piaciuto particolarmente. Sì, ma non è un caso che su Luis Enrique si dicesse il problema probabilmente non è tanto il valore tecnico, ma questioni ambientali e psicologiche. Cioè, lo vedi quando un giocatore gioca in fiducia o al contrario quando un giocatore gioca con la paura. Io l'ho notato subito dopo i primi minuti che la faccia di Luis Enrique era più tranquilla, e secondo me è un giocatore che gioca tranquillo, se sei nell'Inter, a parte rari casi, comunque fai vedere determinate cose, e lui oggi ha dimostrato che giocando così in quella posizione può fare tranquillamente la sua partita, e non è stato solo, come ho detto anche in cronaca, un esterno offensivo, perché lui anche dietro fino all'ingresso di Diao, dove poi Diao è più forte nell'uno contro uno, lui comunque di base ha delle caratteristiche più offensive, in più aveva più di un tempo sulle gambe rispetto a Diao che era fresco, lì ha iniziato a soffrire un po', ma fino a poco prima in difesa era stato anche lì preciso nelle letture, nelle marcature, aveva fatto anche intercettato un pallone in profondità, sviluppando poi un contropiede, superando un tackle di Nico Pass. Cioè ha fatto una partita piena, non è che dici lo noto perché ha fatto l'assist e basta. No, è stato molto attento, è stato veramente una partita piena. Non so adesso se con Liverpool giocherà ancora lui, però se continua a trovare questa continuità e i tifosi cominciano anche un po' a motivarlo e anche a coccolarlo, secondo me abbiamo solo da guadagnare, tanto per lui quanto per Diouf. C'è, vabbè, il nickname del nostro ascoltatore Gesù, che ci dice sì, ma è facile vincere quando hai Luis Enrique, e prima c'era anche Amedeo che ci dava il titolo: la rinascita di Gigi e Capoeira fa Nico a Pez. Nico Paz, Simo, grande stella di cui tanto si è parlato, oggi ha giocato diversi palloni, ha provato a prendere l'iniziativa con il tiro, lo abbiamo, diciamo, ingabbiato abbastanza bene, direi. Secondo me, io oggi ho avuto l'impressione ad un certo punto che Nico Pass volesse quasi provare a vincerla da solo, quando ha cominciato a sparare da fuori un po' a caso, intuendo le difficoltà del Como. Lui è normale che possa sentirsi anche un po' più forte di molti suoi compagni. A un certo punto ho avuto proprio l'impressione che volesse cercare di risolverla da solo, ma non c'era partita oggi, onestamente, e ha fatto fatica anche lui. Grazie Muso37 per l'abbonamento, grazie davvero tantissimo per l'enorme supporto. A gennaio di Uff e Luis Enrique c'erano tanti commenti. Sì, Luis Enrique oggi torna un giocatore serio per l'Inter in una situazione di emergenza che si era creata lì a destra. Questo per me è un altro dei grandi meriti che vanno dati a Christian Chivu, che sta integrando sempre più giocatori. Cioè la rosa dell'Inter di settimana in settimana si sta allungando sempre di più. E anche Carlos Augusto, che è entrato nel finale. Carlos Augusto è entrato sulla destra nel finale, in minuti finali così, trova il gol e si prende un ulteriore pezzettino di fiducia sicuramente. Vittoria pesantissima nel turno di campionato che adesso vedrà giocarsi anche Juve-Napoli, e il Milan andrà a giocare a Torino, quindi chi lo sa che magari non ci possa essere qualche altra sorpresa. Qualche altra cosa da sottolineare, Simo? Qualche svarione difensivo c'è stato anche stasera, con Sommer un'uscita non precisissima, Akanji che ha rischiato tanto su un cross di Rodriguez dove Duvikas è andato vicino al pareggio, Barella fa un salvataggio che per me vale un gol sull'1-0 su Duvikas, sul dischetto del rigore, gli toglie il pallone al momento del tiro, e proprio Barella va a riconquistare con grande rabbia quel pallone che porta al gol poi di Cianoglu. Oggi a me il centrocampo è piaciuto in toto, perché Barella l'ho visto
presente come sempre, come spesso, su tutto il centrocampo, avanti e indietro. Çalhanoğlu, qualcuno all'intervallo diceva ha sbagliato qualche pallone di troppo. Uno in particolare me ne ricordo in uscita, però è un giocatore che mette sempre un'intensità incredibile e nel primo tempo soprattutto aveva recuperato anche 2 o 3 palloni proprio in riaggressione a frenare subito le ripartenze del Como che erano fondamentali, poi ha fatto pure il gol. E Zielinski anche l'ho visto impegnato in una partita di grande attenzione, non solo offensiva ma soprattutto difensiva, tant'è che quando è uscito l'ho visto un po' stravolto, forse anche per questo. E Akanji, allora, in difesa ha fatto quella dormita dove per fortuna Duvikas ci ha graziato. In attacco io oggi l'ho visto un po' più coinvolto, cioè Sì. io qualche tempo fa l'avevo descritto come il porto sicuro del possesso, cioè tu non sai a chi darla, la dai a lui la gestisce, la domestica. Oggi più di una volta ha preso anche spazio conducendo il pallone di gamba, ha dato anche un filtrante non precisissimo ma abbastanza preciso a Zielinski su un inserimento. L'ho visto un po' più alla Bissek, se vogliamo, in fase offensiva. Peccato per quella dormita lì e per fortuna che si è graziato, perché se li segna Duvikas cambia tutta la partita. Quindi oggi ci è andata anche un pelino meglio rispetto ad altre situazioni. Comunque Cristiano, mi sa che Stramaccioni ha ascoltato la nostra cronaca, perché stavo dicendo prima che veramente Diao mi dà delle vibrazioni alla primo Balotelli per come si muove. Diao, l'ho detto più volte nelle scorse settimane, non solo, escluso Nico Pass, Diao Perrone, 2 giocatori che prenderei molto volentieri nell'Inter. Diao è quell'attaccante spostato sull'esterno che avrei visto benissimo in Lookman. Lui con caratteristiche un po' differenti è un attaccante spostato sull'esterno che prenderei di super corsa. Vi aspettiamo nei commenti e nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, perché adesso commentiamo questo Intercomo e poi ci proiettiamo rapidamente anche alla sfida contro il Liverpool, alla quale forse non potevamo arrivare in maniera migliore dal punto di vista delle motivazioni, della quasi totalità della rosa. Ecco, Dumfries è un'assenza che pesa, ma è un Inter che si trova veramente in palla, soprattutto dal punto di vista mentale, si sta gasando e questo è fondamentale. Mi raccomando, iscrizione al canale, vi aspettiamo su passioneinter.club.